Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Oggi vediamo la seconda parte e l'ultima nel riuscire a completare questo tavolo. Siamo rimasti con la carteggiatura superficiale della base di resina bianca. Ho scelto alcuni oggetti come fette di limone, corteccia, fiori secchi e delle farfalle, insomma qualcosina per abbellire un po' la colata. Per fare in modo che i miei oggettini restano incollati nel mezzo della colata, dovrei usare la resina epossidica trasparente con un pot life abbastanza breve, in modo che in 3-4 ore riesco a fare la prima colata grande. Sto mischiando 880 g di A e B e poi ho messo il contenitore nel degasatore, così riesco a eliminare tutte le bolle. Ora si aspetta intorno alle 4-5 ore per avere incollati molto bene gli oggetti e qui preparo quasi 6 litri 580 g di resina. La resina che utilizzo è la Epoxy Table 5. Farò la colata di 2 cm. Agitatela molto bene per almeno 3 minuti e con una stecca grattate bene le pareti e il fondo. In questo modo riusciremo a far mischiare tutto quanto. Anche questa volta faccio uscire tutte le bolle con il mio degasatore, con la mia pompa del vuoto. Le bolle che vedete ora sono solo in superficie e si possono eliminare tranquillamente con una pistola termica. La cosa importante è che usando la pompa del vuoto le microbolle non esistono più. Con un pennello ripasso tutti i bordi facendo aderire bene la resina alle pareti. Allora, la seconda colata, per non avere problemi di surriscaldamento, se non vogliamo rischiare di colarla subito, potremo aspettare finché la resina sotto diventa morbida al tatto, quindi in quel momento si può versare un altro strato. Dopo circa 7 giorni possiamo rimuovere il nostro tavolo dallo stampo e cominciare le fasi di piallatura e levigatura. Se lo rimuoviamo prima potremo trovare una resina dura al tatto, ma quando cominciamo a levigarla si riscalda in fretta e si creano dei grumoli, facendo poi molta fatica a levigarla, rischiando anche di rovinare tutto.
Quello che vedete ragazzi è un router che l'ho creato insieme ad un amico, è un attrezzo molto utile per non andare tutte le volte in falegnameria e per questo lavoro userò un semplice rifilatore con una punta per pialare di diametro 35 mm. Vado a rimuovere almeno 2-3 mm da tutte e due le parti. Ora arriva la parte più divertente, si parte sempre da P80 e si arriva a P3000, ma se volete esportare con più velocità, un po' di più, potete partire anche con la P60. Ricordatevi di pulire il tavolo tutte le volte che cambiate carta e quando si arriva a P400 si può usare anche l'acqua. Qui cambio attrezzo e prendo una lucidatrice orbitale usando una cera polish marchio Resin Pro. Questa è la parte sotto e vi volevo mostrare che nella fase di levigatura, per capire dove abbiamo levigato, con una matita si segna in questo modo, così si sa dove si leviga. Io personalmente passo
sempre 2 volte con una carta, così sono sicuro che non rimangono più segni della carta precedente. Ora passiamo a finire la parte in legno. Sto usando i prodotti della Marbeck. Sono prodotti di qualità, a base d'acqua, senza odore e sono molto semplici da utilizzare. I prodotti sono 4, ma le fasi di lavoro sono 3. Il primo è un fondo pigmentato bianco a base di ossido di titanio. Praticamente viene applicato sul legno e diventa bianco una volta asciutto. Potremo carteggiarlo oppure pulirlo con uno straccio bagnato, tanto per riuscire a vedere le venature del legno. Passando al secondo prodotto troviamo Hydroil interno con il suo Hydrotoner che darà una tinta più chiara al prodotto. Allora, Hydroil sarebbe un impregnante oleo ceroso in base d'acqua a rapida essiccazione. La sua funzione è di dare la resistenza all'acqua e alle macchie e anche all'usura. Arrivati anche all'ultimo passaggio si trova Biotop, che sarebbe una cera di finitura e protezione specifica per legni oliati. La sua funzione è di proteggere e conservare nel tempo la superficie e il trattamento iniziale. Allora ragazzi, grazie mille per essere stati con me durante questa avventura di creazione. Se avete apprezzato il video non dimenticate di lasciare un pollice in su, questo mi aiuta a capire cosa vi piace e mi motiva a continuare a portarvi contenuti interessanti. Vorrei sentire la vostra opinione, lasciate un commento qui sotto dicendomi cosa ne pensate di questo progetto o se avete suggerimenti per i prossimi video. La vostra partecipazione è fondamentale per la crescita di questo canale. Se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi progetti e tutorial e se pensate che questo video possa ispirare qualcun altro condividetelo con i vostri amici. Ogni condivisione conta e mi aiuta a far crescere la nostra comunità.